Bentornati su Viaggi col Tubo, secondo video del nostro viaggio in Olanda alla scoperta della fioritura, anche se adesso non stiamo iniziando effettivamente con dei fiori. No. E anzi è arrivato l'inverno. Siamo tornati indietro. Fa abbastanza freddo, sì, è nuvolo oggi, c'è tanto vento, siamo in Olanda. Ma è normale, e va anche bene. perché siamo in una zona piena di mulini. Mulini, Zans Chance, se si pronuncia così bene, se no fa niente. Molto più probabilmente se no fa niente. Esatto. E quindi siamo pronti a esplorare questo villaggino. Andiamo. Facciamo un giro. La prima cosa che vi diciamo su questo posto è che il parcheggio costa 10 euro, ma potete attraversare il ponte e cercarne uno meno costoso in città. Un'altra cosa positiva del parcheggiare dall'altra parte del fiume è che potete vedere Zans e Chance dal ponte e la vista non è niente male. Nel XVII secolo questa era un'importantissima zona industriale e qui c'erano più di 700 mulini, ma alla fine dell'Ottocento, per via dell'introduzione dei motori a vapore, il loro numero cominciò a diminuire fino alle poche decine visibili tutt'oggi. Circa il 40% delle case sono effettivamente abitate, mentre molti degli edifici sono stati trasformati in negozi di souvenir. E anche se la cosa sembra un po' una trappola per turisti, al loro interno ci sono anche dei laboratori, dove si possono vedere delle dimostrazioni di come venivano lavorati i prodotti dell'artigianato locale. It's a copy machine. It works the same way as duplicating a key. German machine to copy the outside. French machine to copy the inside. They're both 80 years old. Is done the traditional way with the big knife. And as you can see, relatively easy to cut because the wood is fresh. Good safety shoes. Warm and waterproof, even when they're not painted. Best way to wear them, thick woolen socks for comfort and always too big. A finger space, extra room behind the heel is necessary. Tra le altre cose abbiamo trovato che in questa casa, diciamo casa, si fa il proprio cioccolato. Quindi adesso proviamo. Provo solo io o vuoi provare anche tu? Solo tu, io filmo. Solo io. E lo mangio solo io, quindi. No. E visto che siamo qui, vediamo il procedimento passo passo. Per prima cosa prendiamo dei chicchi di cacao tostati e li mettiamo in un sacchetto per passarli in una pressa. Poi bisogna dividere la parte buona dalle bucce. Quindi ora siamo fuori e facciamo questa cosa per far sì che il vento si porti via tutte le bucce. Tipo questa. Ora che abbiamo pulito il cacao dobbiamo polverizzarlo con un pestello, anche se avrei preferito fare come si faceva veramente ai vecchi tempi, lasciando questa parte del lavoro a uno dei mulini della zona che macinavano il cacao. Ebbene sì, esistevano e ce n'era anche più di uno. Faticoso. Ok, dovevo farlo solo io ma non ce la faccio da sola, quindi Gio mi aiuta. La polvere ottenuta viene poi messa su una pietra calda e, lavorando di nuovo col pestello, si deve sciogliere tutto fino ad ottenere una pasta come questa. Ragazzi, adesso girerò la telecamera e voi vedrete che c'è un sacco di gente che pensa che lavoriamo qua e stiamo facendo una dimostrazione. 3, 2, 1. Ole. Dovrebbero assumerci, Poi aggiungiamo dello zucchero, mettiamo tutto in una scatolina e il gioco è fatto. Tutto questo lavoro per questo poco cioccolato. Ah! Madonna, è super amaro, però anche il sapore è strano, no? E ovviamente, dato che siete in questo bel posto, non potete mancare di entrare in un mulino. Noi la prima volta che siamo venuti in Olanda siamo stati in un posto molto iconico, Kinderdijk, però appunto non siamo entrati in una di queste strutture e quindi recuperiamo subito. In questo particolare mulino chiamato The Cat, il gatto, si macinavano gessi e pigmenti per fare i colori e se c'è abbastanza vento, come credo ci sia spesso, potete vederlo in azione. Al piano di sotto c'è la ruota che macina e al piano di sopra ci sono tutti gli ingranaggi.
Allora, dopo essere stati finalmente anche in un mulino, Ce l'abbiamo fatta. ce l'abbiamo fatta. Oh, siamo stati in Olanda e siamo stati in un mulino. Oh. E ora ripartiamo. Ripartiamo, sì, direzione sud, Lis. Semaforo rosso perché sta passando un aereo, eccolo lì, ok, perfetto. Passato. Possiamo partire adesso. Stanotte dormiremo qui. Sì. Perché? Perché questo albergo è a soli 2 minuti dalla destinazione di domani. Domani mattina ci sveglieremo presto per vedere finalmente una delle attrazioni, se così si può chiamare, più belle in assoluto per quanto riguarda la fioritura. Quindi, buonanotte, ci vediamo domani mattina. Buongiorno, eccoci qui. Benvenuti in questa meraviglia, perché non è un giardino. È una meraviglia. Giriamo insieme e vediamo cos'è, com'è, perché, chi è. Il Keukenhof è una meta imperdibile per chi ama i fiori, ma vi consigliamo di venire la mattina presto, perché essendo aperto solo 8 settimane ogni anno è molto affollato, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Il Keukenhof nasce nel 1949 come una mostra di fiori a cielo aperto e dopo oltre 60 anni quello spirito rimane. Tutti i bulbi vengono infatti donati da oltre 150 coltivatori che possono mettere il loro nome vicino alle aiuole e avere così un posto dove portare clienti e mostrare i loro prodotti. Per garantire una fioritura continua per tutti e 2 mesi in cui il parco è aperto, i 50 giardinieri che lavorano qui piantano i bulbi a diverse profondità per aiutarli a sbocciare prima o dopo. Vi raccomandiamo di portare gli occhiali da sole perché se la giornata è un po' meno nuvola di oggi, questi tulipani giganteschi non potete guardarli a occhio nudo perché sembra che abbiamo sbagliato la color, ma sono super saturati così veramente. Così si vede quanto sono pallida, sembro ancora più pallida. Ma ora andiamo nel giardino storico per scoprire come i tulipani siano arrivati in Olanda. My name is Patricia Jelgehers, just like you see on my badge. And I'm a guide already here for quite a long time, at least 14 years. And I still love it. Don't be disappointed to hear that the tulip is not coming from origin from Holland. Neither the Delft blue, because that's an imitation of the Chinese porcelain, and neither the windmills, because the windmills, they came from Persia. The first time that they discovered tulip bulbs, that happened in the highlands of Kazakhstan, up to the area of the Tin Shan Mountains in China. They took these bulbs over to Turkey. And during the Ottoman Empire, the sultans, they really became very, very fond of tulip bulbs. And it was really a great gift if you were the sultan's guest to receive afterwards a basket with some bulbs. And that happened to an ambassador from Austria, from Vienna. He got back to Vienna and gave these bulbs to his friend Carolus Clusius. Carolus Clusius was a medical doctor and a botanist. After receiving the bulbs, he became straight afterwards the first director of our botanical gardens in Leiden. E distrutto il mito di cosa è o non è tipico in Olanda, continuiamo il nostro giro. Oltre al giardino ci sono anche diversi padiglioni, uno che vogliamo consigliarvi è il Beatrix, dove siamo ora. Sì, qui c'è una collezione permanente di orchidee che sono molto belle. Sì, tutte diverse, tutte super colorate, quindi qua non perdetevelo, è nell'angolo più in fondo, però ci sta.
Bene, e per il Keukenhof è tutto qui. Sì, quindi ci spostiamo e andiamo nell'ultima meta di questo viaggio. Che tra l'altro è una città che non abbiamo ancora visitato in Olanda. Ma per il momento ci fermiamo qui. Al prossimo video. Ciao!